L'annessione del Donbass e il sabotaggio del Nord Stream 1 e 2 hanno cambiato per sempre la geopolitica europea e i rapporti di forza tra le grandi potenze mondiali e destrutturando quella che una volta si chiamava globalizzazione. Forse non è così difficile capire i mandanti e neppure i sicari, per infine magari prevedere qualche futura mossa. Servitevi un caffè, un tè, legatevi bene alla poltrona perché quello che ho da dirvi sicuramente vi interessa. Ciao a tutte le videoamatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Quale sarà la nuova mossa di Putin? Bisogna fare una cosa che a me piace tantissimo, anzi ne sono quasi dipendente, cioè quella di unire i puntini. Ci troviamo davanti a un cambiamento epocale della situazione geopolitica europea. L'Europa infatti è in un punto zero, un punto di non ritorno. Vuoi per la tipologia di comportamento legata alle sanzioni, vuoi soprattutto per quello che è successo dopo queste sanzioni, e dopo vedremo questa grande differenza, vuoi per i vari passaggi e evoluzione che ha avuto questa operazione speciale dell'esercito russo in Ucraina. Questo cocktail micidiale cambierà probabilmente la storia dell'Europa, soprattutto geopoliticamente, soprattutto con i rapporti, chiaramente con la Russia, ma anche con il resto del mondo, e li cambierà per sempre. In un punto, siamo probabilmente oggi in un punto di non ritorno, non è più reversibile, o perlomeno è molto, ma molto difficile che si possa ritornare a una situazione, diciamo, pre-crisi ucraina. Ma uniamo i puntini, cerchiamo di capire un po' meglio cosa è successo, in quale sequenza, che per me è un dettaglio di un'importanza fondamentale e che la stampa tutta ha ignorato volontariamente, volutamente, perché guardare certe sequenze se ne può tranquillamente dedurre le conseguenze e soprattutto iniziare a capire un po' meglio forse chi sono i mandanti, chi sono i sicari e quali mosse ci si può aspettare in un futuro anche molto breve. Bene, torniamo indietro, riavvolgiamo un attimo la pellicola. La Russia organizza dei referendum nelle zone del Donbass. Sono zone storicamente russofone che hanno dei conflitti altrettanto storici contro il governo ucraino di oggi, dove il governo ucraino di oggi ha fatto le peggiori violenze e sia chiaro, la violenza va condannata sia da un lato che dall'altro, non si possono avere due pesi, due misure, soprattutto in una situazione così delicata come quella del Donbass, che storicamente è territorio di conflitti. E vi invito tutti a fare una qualsiasi ricerca in internet e troverete gli articoli di tutti i quotidiani del mondo che descrivono le violenze fatte dall'esercito ucraino in Russia, altrettanto come descrivono adesso le violenze fatte dall'esercito russo in Ucraina. Fine della parentesi, veniamo alla nostra beneamata operazione di unire i puntini. I risultati dei referendum li conoscono tutti, chiaramente i risultati sono così spostati, così dichiarati o dichiaratamente per la Russia. Era già successo nel 2014 per la Crimea e i risultati erano stati accettati più o meno dall'opinione pubblica in tutto il mondo. I risultati danno l'annessione di queste repubbliche alla Russia come cosa fatta. I presidenti di queste 4 regioni, grandi regioni, sono convocati da Putin che in pompa magna ne dichiara l'annessione alla madre Russia. E questo succede il 20 settembre. 7 giorni dopo salta letteralmente in aria il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2. A una distanza di pochi minuti, si può dire, l'uno dall'altro, 2 cariche esplosive, che poi sono 3
e che poi si scoprirà che sono 4 cariche esplosive, fanno letteralmente saltare in aria i gasdotti che passano sotto il Mar Baltico e che portano o avrebbero potuto portare, questo sarebbe più corretto usare il condizionale, ben 2/3 del fabbisogno europeo di gas da parte di Gazprom, passando direttamente sul suolo tedesco, bypassando la Polonia, bypassando l'Ucraina e andando direttamente nella zona industriale più potente, del motore economico più potente dell'Europa, cioè la Germania. Germania che fa muovere attraverso il terziario le parti più industriali dell'Europa, tra cui il nord Italia, che è legato a filo diretto alla produzione di automobili, di accessori, di tecnologia, high tech. Moltissima della produzione tedesca si basa su un terziario del nord Italia e, udite udite, succede più o meno la stessa cosa anche con la Spagna. Infatti la zona, il polo più industriale della Spagna è legato a filo diretto con quello della Germania. Quindi quando sentite un attacco alla Germania, l'attacco alla Germania poi avrà conseguenze dirette su tutta l'economia dell'Europa. Bene, anzi male, anzi malissimo. Malissimo perché? Perché il Nord Stream 1, che è stato comunque un gasdotto storico per le forniture europee di gas, garantiva una grande parte di gas, ma non sufficiente. Per questo fu costruito il Nord Stream 2, che ufficialmente non è mai entrato in funzione, almeno al livello per cui è stato prodotto. Ha subito dei blocchi dovuti appunto alle sanzioni. La stessa cosa è successa ed è la causa, almeno ufficiale, del blocco del Nord Stream 2. Infatti le turbine che mandano il gas all'interno sono di produzione canadese e le sanzioni legate a queste turbine hanno bloccato di fatto la riparazione e la messa a punto. In pratica, nel momento in cui saltano in aria, letteralmente in aria, nessuno dei due era operativo, ma tutti e due erano pieni di gas e quindi potenzialmente operativi. E qui possiamo già unire qualche puntino. Chiediamoci in effetti se il fatto che fossero pieni di gas magari non pregiudica che direttamente o indirettamente, ufficialmente o ufficiosamente, uno scambio di gas ci fosse ugualmente in barba alle sanzioni, che tra l'altro questi scambi di gas, ad esempio proprio con l'Italia, Gazprom continua a farli via mare o via treno. Stessa cosa succede, udite udite, con la Germania, quindi non si usa più il Nord Stream 1 o il Nord Stream 2, ma le forniture di gas vengono comunque garantite, quelle legate ai contratti con Gazprom, proprio dal passaggio pensato un po' in territorio ucraino. Ma ritorniamo al punto di partenza e ritorniamo al fatto che intercorrono 7 giorni tra la dichiarazione dell'annessione delle repubbliche del Donbass alla Russia e al sabotaggio del Nord Stream 1 e 2. Che sia una casualità, beh, è molto, ma molto difficile. Il punto cruciale, a mio modestissimo avviso, cioè il punto zero, ciò che succederà dal dopo sabotaggio è una non reversibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima la decisione di non importare gas attraverso i Nord Stream, attraverso quindi i gasdotti, era una decisione politica e completamente di facciata. Perché, come vi ho già detto, poi in realtà gli scambi e i contratti di gas vengono rispettati, diciamo passando per altre vie. Ma quello che è importante per la propaganda è la facciata e quindi la facciata del Nord Stream 1 e 2 bloccati politicamente era una posizione politica, una posizione di rispetto politico di un rapporto storicamente molto conflittuale tra Germania e Stati Uniti. E questa stabilità della chiusura di questi due gasdotti testimoniavano politicamente che c'era una volontà appunto di tenere chiuso il rapporto Germania-Russia. Ma c'era un grandissimo ma, che bastava
una decisione politica per riaprire tutto quanto e quindi per far ritornare sostanzialmente la situazione ad un livello esattamente pre-crisi. Anzi, con l'utilizzo del Nord Stream 2 ci sarebbe avuto una situazione ancora migliore di quella pre-crisi. Quindi il rapporto commerciale, strettamente commerciale, tra la Germania, quindi tra l'Europa industriale e la Russia industriale, si sarebbe riaperto ancora di più se possibile, perché l'importazione di gas sarebbe stata molto maggiore e sufficiente praticamente per tutta l'Europa attraverso solo questi due gasdotti. Ma, e c'è un secondo ma, che è quello più tragico, diciamo, che è quello più tragico per l'economia europea, i gasdotti adesso sono totalmente inutilizzabili. Quindi dal 27 settembre i due gasdotti praticamente sono inutilizzabili e secondo alcune notizie lo sono per sempre. Infatti i danni che hanno subito probabilmente li rendono totalmente inoperativi. Si dovranno rifare nuovi e la possibilità che questo succeda è veramente bassissima. Ma magari questa è un'ennesima operazione di facciata, quindi per l'ennesima volta cercano di far credere a dei grandi gruppi che non si potranno recuperare più questi gasdotti semplicemente perché c'è un interesse nel dimostrare la loro inutilità di oggi. Bene, anzi, male. Ripartendo da questi due punti fermi, sempre a mio modestissimo avviso, ciò che potrà succedere nelle prossime settimane è sicuramente un aumento, se si può dire così, dei movimenti che vogliono togliere le sanzioni. Da parte europea, sicuramente la Commissione europea continuerà con la propaganda, quindi con più sanzioni, più aumenta questa volontà da parte degli illegittimi governatori europei che prendono decisioni per tutti gli stati in una maniera veramente quasi esclusivamente propagandistica, perché poi nella realtà queste decisioni non vengono rispettate, come vi ho proprio detto pochi minuti fa. Quello che succederà è che la narrazione europea non cambierà nei confronti della Russia. Quello che invece cambierà sarà la posizione della Germania, la posizione dalla parte di certi schieramenti politici che andranno sempre più contro la volontà europea di sanzionare, quindi di chiudere questi rapporti che invece sono necessari per l'economia europea, ma dall'altra parte ci sarà da parte di Putin un aumento della tensione attraverso una decisione che io avevo già un po' preannunciato in altri live, in altri video che ho fatto, e cioè il passaggio da operazione speciale a guerra. È infatti importante sapere che fino adesso la Russia non ha dichiarato guerra all'Ucraina, nonostante si parli solo ed esclusivamente di guerra, quindi il termine che si usi nei giornali, nella propaganda, non russa ma occidentale, quello della guerra, dell'invasione, eccetera, eccetera, fino adesso sta facendo delle operazioni speciali, cioè operazioni mirate in certe zone. E infatti è molto evidente che ci sono tante zone dell'Ucraina che non vengono in grandissima parte toccate dal conflitto. Chiaramente la situazione di tensione, in questo non voglio dire che l'Ucraina sia lasciata tranquilla, ma l'Ucraina è comunque uno stato abbastanza grande e le zone toccate dal conflitto, basta guardare qualsiasi bollettino di guerra di qualsiasi giornale o giornaletto o giornalone italiano o estero e sono ben evidenziate le zone diciamo più pericolose, quelle dove c'è un vero e proprio conflitto. Quindi il passaggio che probabilmente si verificherà ed è una causa diretta di azione e reazione proprio anche dovuta al sabotaggio del Nord Stream è quella probabilmente del passaggio da operazione speciale a una dichiarazione di guerra aperta e ciò potrebbe benissimo essere innescato se ci sarà un attacco militare da parte dell'Ucraina a questi territori che sono adesso considerati come Russia. Ora, facendo parte queste zone della Russia, se militarmente l'Ucraina entrerà in queste zone, sarà sicuramente una grande opportunità o una buona scusa, chiamatela come volete, per una dichiarazione di guerra totale da parte di Putin contro appunto il governo di Kiev.
I prossimi giorni e probabilmente le prossime settimane saranno cruciali proprio per questa evoluzione e interesserà geopoliticamente tutta l'Europa e soprattutto anche commercialmente tutta l'Europa, tutte le nazioni europee. E vi invito a iscrivervi al canale se vi interessano questa tipologia di contenuti, a mettere un like se vi è piaciuto il video e a condividerlo sui vostri social. Grazie a tutti e alla prossima.